Ciao, oggi voglio farvi vedere come fare questo cigno che è un profumatore ambiente con dentro una saponetta praticamente, quindi lo potete mettere sul mobile dove volete praticamente, perché comunque avendo una saponetta dall'interno profumata eh, è un profumatore, passa per un profumatore ambiente, semplice da realizzare e fatto con la lana e niente, andiamo a realizzarlo. Per realizzare il nostro cigno dobbiamo fare due pezzi uguali praticamente come questo, che è praticamente il corpo dove poi andiamo a inserire la saponetta. Quindi io sto usando della lana acrilica, io lo faccio bianco, poi voi se volete farlo anche colorato va benissimo. Facciamo un anello magico e all'interno andiamo a lavorare 20 maglie alte, quindi 3 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Prima di chiudere tiriamo un po' il nostro filo in modo che si chiuda il nostro cerchio e andiamo a chiudere comunque sulla prima maglia di base. Adesso sul secondo giro andiamo a fare delle semplici maglie alte, una sopra ogni maglia sottostante, quindi iniziamo sempre con 3 catenelle di inizio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Se vedete che il lavoro tende a stringersi non fa niente, tanto poi bisogna cucirlo con l'altro pezzo e non si vede più. Allora sopra andiamo sempre, il terzo giro andiamo a realizzare sempre allora 3 catenelle, una catenella di separazione e una maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta. Facciamo così per tutto il giro. Ci rivediamo alla fine del quasi giro. Finito il nostro giro, andiamo a fare l'ultima maglia alta e chiudiamo con una catenella. Ok? Allora, siccome adesso ci serve per cucire, non tagliamo proprio bene tutto il filo, ma ne lasciamo un pezzettino, ok, in questa maniera, e per il momento lo mettiamo da parte. Dobbiamo fare, per fare le alette ci servono 3 pezzetti di questo lavoro praticamente. Io ne ho già fatti 2 per facilitarmi, adesso facciamo il terzo insieme a voi. Andiamo a fare sempre un anello magico
e nell'anello magico andiamo a lavorare e facciamo 3 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta e 2 catenelle di separazione, quindi sono 5 catenelle in tutto. Una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, e andiamo a farlo. Dobbiamo avere 4 gruppi, quindi 1 2 3 e 4. Facciamo una catenella, filo sull'uncinetto, giriamo il lavoro, facciamo un'altra catenella e andiamo a lavorare all'interno 2 3 4 maglie alte. Lasciamo il filo in questa maniera, andiamo a prendere la prima catenella che abbiamo fatto, infiliamo l'uncinetto e tiriamo in questa maniera. Adesso vi rifaccio vedere. 2 catenelle, 1 2 3 4 maglie alte. Qui andiamo a chiudere un attimino il nostro lavoro. Ok, allora tiriamo il filo qui, andiamo nella prima maglia alta che abbiamo fatto, inseriamo l'uncinetto nel nostro filo, tiriamo in questa maniera e rifacciamo 3 catenelle, quindi 1 2 3 4 maglie alte, tiriamo il filo, andiamo nella prima catenella, inseriamo l'uncinetto e tiriamo il filo, 1 2 3 catenelle, rifacciamo un'altra volta, 2 3 4 maglie alte, tiriamo il filo nella prima maglia alta e chiudiamo 1 2 e 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare nel primo archetto, andiamo a fare 2 3 4 maglie alte, però adesso, siccome il lavoro ci viene da questa parte, allora dobbiamo fare all'incontrario, e quindi andiamo a prendere il filo sempre sull'uncinetto, sulla prima catenella, e chiudiamo in questa maniera davanti a noi, 2 catenelle, prossimo archetto, 4 maglie alte, tiriamo un po' il filo, andiamo a lavorare in questa maniera e così si chiude, però il bello del lavoro rimane da questa parte. 1 2 3 catenelle, 1 2 3 4 maglie alte, sulla prima maglia di base tiriamo il filo e chiudiamo, 1 2 e 3 catenelle, giriamo il lavoro e al terzo giro praticamente, perché comunque salendo andiamo a diminuire le nostre noccioline, tra virgolette, chiamiamole le nostre noccioline, rifacciamo sempre lo stesso lavoro, ci agganciamo e chiudiamo, 1 2 3 1 2 3 e 4 maglie alte. Questo lo facciamo all'incontrario perché comunque deve venire sull'altro lato. 1 2 3 catenelle, giriamo il lavoro e terminiamo con una nocciolina praticamente. 4 maglie alte, tiriamo il lavoro, questo lo dobbiamo fare all'incontrario, quindi ce lo chiudiamo davanti a noi in questa maniera e il lavoro è terminato. La nostra terza aletta è fatta. Quindi mettiamo da parte anche per fare il collo del nostro cigno. Siccome io l'ho già fatto, ho fatto 20 catenelle e lavoriamo tutto maglia bassa
e ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 giri praticamente. Quindi nella nostra striscia viene una striscia perché facciamo un'andata e ritorno praticamente. Prima di formare il collo, io faccio il becco, e per fare il becco allora facciamo un cappietto, cambiamo uncinetto, cambio lana. Questa lana è un po' più sottile ma è sempre comunque acrilica. Allora, per fare tutto il resto del cigno ho usato un uncinetto del 3,5, invece adesso per fare il becco uso un uncinetto del 2 perché la lana è un po' sottile. Quindi vado a chiudere le due estremità, inserisco l'uncinetto, facciamo che le chiudiamo dopo, e passiamo con la lana, andiamo a fare una catenella che va a sostituire la prima maglia bassa, e questo facciamo tutto un giro di maglie basse. Quindi ne sto facendo 3, 4, 5, 6, 7, chiudo in cerchio e vado nella prima catenella di base e chiudo con una maglia bassissima. Quindi adesso andiamo a lavorare in cerchio. Allora, una catenella, andiamo a lavorare in cerchio e facciamo delle maglie basse sopra ogni maglia bassa sottostante. Quindi questo è un lavoro un attimino di pazienza. Dobbiamo lavorare così allora sono 1 2 3 4 un 6 7 giri. Ci rivediamo alla fine del giro. Finito il nostro beccuccio, praticamente viene questo lavoro, dobbiamo tirare dentro il filo, quindi tagliamo qui, inseriamo l'uncinetto all'interno, che ancora si può fare, qua. Ok, allora, siccome per tenere un po' rigido il nostro collo ci mettiamo dell'imbottitura, ci aiutiamo con un uncinetto, cerchiamo di infilarlo all'interno in questa maniera. Ecco, il nostro collo è fatto. Adesso però lo mettiamo un attimo da parte, lo rifiniamo poi dopo. Adesso prendiamo le nostre due coppettine, ciotoline, perché sembrano delle coppettine. Allora, passiamo l'ago, prendiamo una saponetta, io ho preso questa, poi prendete voi, adesso ci sono tanti tipi di saponette, ci sono le varie profumazioni, vedete voi che saponetta usare, potete prenderle anche rotonde, quindi dobbiamo unire, allora passiamo il filo, dobbiamo cucire da una parte all'altra in questa maniera, con calma passiamo un punto all'altro. Dobbiamo fare così per tutta la nostra saponetta, quindi da una parte all'altra finché non l'abbiamo cucita tutta. Ci rivediamo alla fine del lavoro. La nostra saponetta, come vedete, è ricoperta.
andiamo a tagliare il lavoro, il filo, e quindi questa è la nostra saponetta ricoperta. Il problema qual è? Allora, si pone un problema nel senso che noi per fare questo cigno la saponetta è all'interno, quindi se poi voi la volete cambiare, se non vi piace più per ovvi motivi, dovete disfare la cucitura dove abbiamo cucito sotto praticamente, perché adesso sopra andiamo a cucire tutto il resto delle cose, e quindi appunto state attenti poi dove cucite a non cucirci sopra tipo le ali che adesso andiamo a cucire. Allora, sempre col nostro filo, con la nostra lana bianca, allora questo rimane all'interno, tanto non si vede, e andiamo, scegliamo un pezzetto e cuciamo qua in questa maniera, ok? Allora passiamo all'interno, questo si può tagliare anche dopo. Allora, questo lavoro in teoria si può anche incollarlo, però sinceramente a me non piace, quindi preferisco cucirlo, anche se non mi piace cucire. Però siccome i punti sono pochi, si può fare. Ecco, questa è già la nostra prima aletta, in questa maniera. Facciamo il nodino sempre all'esterno in questa maniera, quindi cercate di lavorare nel secondo giro del nostro lavoro che abbiamo chiuso la saponetta. Diamo un po' di forma sullo stesso lato dove abbiamo messo questa, mettiamo anche l'altra in questa maniera. Mettiamo da parte, riprendiamo il collo, e al collo adesso dobbiamo mettere un ferretto per tenere, per dare un po' di rigidità al collo, quindi pieghiamo un attimino in questa maniera per infilare, la infiliamo all'interno, così avvolgiamo il ferretto qui, poi prendiamo un po' di imbottitura e la infiliamo all'interno, così. Quindi ho lasciato il filo all'incontrario, prendiamo il nostro ago, allora cerchiamo di cucire da una parte e dall'altra, nascondendo comunque sempre il nodino che abbiamo fatto, e infiliamoci dentro bene l'imbottitura. Ci rivediamo alla fine della cucitura. Siamo arrivati alla fine del nostro collo, per finire di cucirlo. Questo filo non lo tagliate, l'altro filo non lo tagliamo perché poi va cucito
alla saponetta, quindi tagliamo solo questo filo e praticamente il nostro collo è pronto. Poi gli diamo la forma mentre lo infiliamo nella saponetta. Allora ripassiamo il filo nell'ago, questo qua, e andiamo a infilare il nostro collo. Il ferretto serve per fermare il collo alla nostra saponetta. Allora, a metà del lavoro, tra una ala e l'altra, andiamo a infilare il nostro ferretto in questa maniera. Fate un po' di pressione. Ecco, e il nostro collo è ben infilato dentro. Quindi, per far sì che rimanga ancora un po' più stabile, lo dovete piegare un attimino, tenetelo con le mani, vedete, un po' di aiutarvi, e lo chiudete ai bordi, così, sotto in fondo, in modo che comunque rimanga, se lo spostiamo non ci cade, in questa maniera. Fatto, togliamo il filo e tagliamo. Quindi rimodelliamo il nostro collo, poi con un pochino di filo nero fate gli occhietti. Adesso vi faccio vedere l'altro. 2 occhietti qui a queste due estremità. Io li ho fatti con un po' di filo nero, della lana nera, e per abbellire, siccome il collo rimane un attimino, non rimane, rimane un po' così, per abbellirlo io gli ho messo un fiocchetto di raso con delle roselline. Il lavoro è terminato, spero vi piaccia e ci vediamo alla prossima.